stata l'ultima volta che avete visto un video per più di un minuto? Scrolliamo, ascoltiamo a 2x, saltiamo gli annunci, teniamo il focus solo per 8 secondi. C'è un limite a quanto la nostra attenzione possa calare? 3 secondi? 2? E se non riuscissimo più a tornare indietro? Solo pochi decenni fa, per avere stimoli visivi, dovevamo aspettare l'orario di un programma, sfogliare un libro o navigare con connessioni lente. Oggi non è più così, viviamo incollati a uno schermo che ci bombarda di notifiche, suoni, immagini, suggerimenti. Intanto che succede? Il cervello si abitua, si adatta, vuole novità continue, ricompense immediate. Il risultato? Rimanere concentrati su un solo pensiero sembra difficilissimo. È un modello che somiglia a una dipendenza. Ogni momento abbiamo bisogno di uno stimolo in più per sentirci appagati. E questo potrebbe avere delle conseguenze sulle quali la scienza sta ancora dibattendo. Sempre più esperti collegano questo calo dell'attenzione a stress e prestazioni peggiori, perché continuando a spostare l'attenzione da una cosa all'altra facciamo più errori e ogni interruzione costa tempo. Vi faccio un esempio: sto scrivendo un documento e ogni 5 secondi penso alla notifica di WhatsApp, apro una noiata Instagram e ogni volta che torno al documento devo ricominciare da capo, ricordarmi cosa stavo scrivendo e riprendere il filo. E questi stimoli continui non ci fanno annoiare meno, anzi rischiano di farci annoiare di più. I giovani si annoiano sempre di più, una noia cronica da cui continuiamo a scappare. Una noia cronica spesso associata a ansia, sintomi depressivi e apprendimento minore. E poi succede questo. Guardiamo contenuti, il nostro cervello si abitua a stimoli forti e veloci. Il livello di coinvolgimento che ci aspettiamo si alza sempre di più e tutto il resto inizia a sembrarci noioso, anche le cose che prima ci prendevano davvero. Ma ve la immaginate una società in cui i ragazzi non riescono a studiare per più di 6 minuti prima di guardare il telefono? Una società dove è sempre più difficile raggiungere i propri obiettivi perché perennemente distratti da quello che potrebbe succedere online proprio in quel momento. In una realtà come quella in cui siamo immersi, a pagarne le conseguenze sono proprio più piccoli. I bambini tra i 2 e i 4 anni passano in media 2 ore e 30 minuti davanti a uno schermo. Dai 5 agli 8 si arriva a circa 3 ore. Più sono piccoli, più sono vulnerabili alla distrazione. E quando si distraggono, ci mettono sempre più tempo a concentrarsi su quello che stanno facendo. Questo perché non hanno ancora sviluppato pienamente alcune parti del cervello che servono proprio a questo. Soprattutto autocontrollo e funzione esecutiva, quella che regola decisioni, priorità e ti aiuta a dire: ok, ignoro questo stimolo e resto su quello che stavo facendo. Uno studio mostra che l'esposizione dei bambini ai social è associata a un aumento del disturbo del deficit dell'attenzione e iperattività, ADHD. Anche se su un singolo bambino non si nota subito, usare spesso social, TV e schermi può influire con il tempo sull'attenzione, magari poco alla volta, ma quando lo guardi su tanti bambini l'effetto si vede. Ok, a questo punto viene da chiedersi: quanto scenderà la nostra attenzione e cosa possiamo fare per evitarlo? Ok, qualcosa che possiamo fare per cominciare a proteggerci c'è: disattivare le notifiche non necessarie, allenare l'attenzione e sì, ogni tanto annoiarci un po'. Ma possiamo fare di più. Possiamo favorire il diritto alla disconnessione, costruire ambienti in cui il digitale non entra, a scuola, in alcuni momenti di lavoro, nei luoghi dove serve concentrazione vera, perché siamo ancora in tempo per decidere di non vivere in costante dipendenza dagli stimoli esterni. Voi che cosa ne pensate?